perché c'ho le scarpe nere non si vede. Se vuoi metterti qui a riprendere, lo so, ti avvicini. Sto bene. Allora, vediamo se riusciamo questa sera a concludere un percorso che abbiamo cominciato ormai più di un anno fa, quasi 2 anni fa, con la conferenza che io avevo fatto a Roma con Graham Hancock, che è nata un pochino per caso, perché io chiaramente non sono un egittologo, non mi interessavo di queste cose, ma sostanzialmente in quel periodo qualcuno mi aveva chiesto: perché non vieni a fare una conferenza a Milano sulle antiche tecnologie degli antichi extraterrestri, tra virgolette, su questo pianeta? Siccome avevo scritto un libro con Salvatici che parlava di Vimana, cioè le antiche macchine volanti, probabilmente, tra virgolette, aliene, di cui si parla nell'antica India, e io avevo cominciato un po' a lavorarci a questa cosa. Poi questa conferenza non si fece più, ma io nel frattempo, mentre stavo lavorando a questa cosa, vidi delle fotografie della piramide di Cheope e una ne vidi centinaia, ma una mi colpì. Sapete quella volta che voi vedete il chiodo nel muro, non ci avete mai fatto caso, però porca puttana c'è qualche cosa di strano in questa fotografia, e da lì è partito tutto, perché io mi sono reso conto che qualcuno non aveva visto qualche cosa che era sotto gli occhi di tutti, e la storia è partita da lì. Ora facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Ovviamente lo slide sarà scaricabile su YouTube, e quindi tutti potranno con calma riguardarsi tutte le cose che dico, e magari stasera le volo, ma chiaramente lì ci sono tutte anche le note bibliografiche, uno si può andare a vedere le cose scoprendo che io poi non mi sono inventato nulla. Quindi il risultato è questo. Abbiamo cominciato, e poi mi è toccato scriverci un libro, ma io non lo volevo scrivere, giuro, ma l'editore ha detto no, ma qui bisogna scrivere un libro, ma rotto talmente che poi alla fine l'ho scritto, ecco. Però io non sono uno scrittore di libri, non me ne può fregare di meno. Però è andata così, e questa è stata un'occasione per utilizzare questo tipo di ricerca per poi parlare anche di altre cose. Quello che avevamo stabilito era la cosa più tremenda di questo universo. La piramide di Khnum Khufu, cioè quella che viene chiamata la piramide di Cheope, è una macchina che funziona ad acqua e ad aria, crea una vibrazione che produce il distacco della parte animica di un donatore e la spinge dentro il corpo del faraone, ed esso rivive. Porca puttana, una cosa tremenda. Già. Il riassunto delle puntate precedenti era questo. Sostanzialmente che cosa si diceva e che cosa si dice nel libro? Che sta cazzo di piramide non è stata costruita 3.400-3.200 anni fa, ma ha ben 36.000 anni. E gli egiziani, la piramide non è stata costruita dagli egiziani, ovviamente, quelli che noi chiamiamo gli antichi egizi sono un'altra cosa, vengono da un'altra parte, che poi scopriremo, si chiamerà Aztlan, cioè il posto, oggi noi lo chiamiamo Atlantide, una mitica terra sconosciuta, che la nostra analisi viene posta in Antartide, e questo lo trovate, questo percorso, in tutte le 4 conferenze che abbiamo fatto finora, dopo quella di Roma con Graham Hancock. Quindi sono sostanzialmente 6, con questa credo, conferenze, per un totale di circa 900.000 slide, tutte diverse tra di loro, tranne le prime 7-8, perché mi serve per fare il punto della situazione. Che cosa si diceva nella nostra ricerca? Questa è la sezione della piramide
di Khnum Khufu. Quello che accadeva era la seguente cosa. Intanto, vedete, la piramide è circondata da una piscina che è piena di acqua. L'acqua veniva presa dal Nilo, che a quel tempo correva molto più vicino alla piana di Giza, che è una piana rialzata, e veniva portata l'acqua su con una serie di eliche che poi, si dirà, credo erroneamente da un punto di vista storico, le avesse inventate Pitagora per portare su tutta quest'acqua con queste eliche in un piano inclinato dal fiume. Poi vedremo come, dove questa cosa avveniva. Si riempie questa parte di acqua, tanto è vero che all'interno di questa gigantesca piscina ci sono delle barche, ma questa sera, siccome non ne abbiamo mai parlato, ne parleremo, perché nel frattempo me l'hanno chiesto, perché nel frattempo, mentre facevo le diverse conferenze, tutti mi dicevano ma qui, ma lì, ma là, e allora io mi sono preso nota di tutto e stasera cerco di rispondere a tutto. L'acqua veniva portata a 78 metri d'altezza, vedremo fra un attimo come, e veniva fatta entrare nel punto dove c'è scritto entrata dell'acqua. Vedete che ci sono dei cunicoli che arrivano direttamente al centro, a quella che è la stanza chiamata stanza del faraone, e poi c'è un altro cunicolo che esce dalla parte opposta. Qui c'è il sud, dall'altra parte c'è il nord. La piramide è molto ben orientata a nord. Sul fatto che la piramide sia orientata a nord ci si potrebbe fare una conferenza, non è il caso di entrare lì dentro, se no ci facciamo le 2 di domani mattina. Una cosa che mi ha colpito era che dentro quella stanzetta lì, quella con quella strana cosa che è, la vedete in alto a sinistra, Mario Pincher la chiamava lo Z, ecco, con lo Z non c'è niente a che fare. In quella stanzetta lì sotto c'è un sarcofago, una vasca di pietra. Questa vasca di pietra ha la stessa altezza del buco nel muro da cui viene portata dentro l'acqua. La cosa interessante è che quindi quando la stanza si riempie, l'acqua arriva fino all'altezza della vasca, non entra nella vasca, perché per capillarità, siccome la stanza è ermetica ed è chiusa, esce dalla parte di là, uscita dell'acqua. Si capisce a questo punto perché le piramidi sono fatte in questo strano modo, non hanno 4 lati, non ce n'hanno 8, perché sono piegate al centro. Perché? Perché con una pendenza idraulica fanno da grondaia. L'acqua scende lungo questi cammini, non venendo spruzzata su tutta la superficie, creando un certo tipo di caos idraulico, ovviamente. Quello che succede è che anche ultimamente sono state trovate delle stanze, la numero 1 e la numero 2, più piccolina, la vedete lì. Noi non sappiamo in realtà quanto siano grandi, però sembra che dalla spettroscopia muonica, che è un'analisi complicata, per cui i muoni che vengono dallo spazio si vede che passano attraverso la piramide dove c'è un buco, e lì si vede, va bene, chi se ne frega. In quell'istante però lì si vede che nel punto numero 1 c'è una stanza vuota. Nel punto numero 2 c'è un'altra stanza vuota. Perché? Perché sotto la stanza del faraone, vedete più in basso, spostata al centro perfetto della piramide, c'è una stanzetta più piccola che la vedete in basso a sinistra, è quella lì riprodotta. Questa stanza è la cosiddetta stanza della regina. Ora gli hanno dato sti nomi, del re, della regina, del nipote del re, della regina, ma noi non sappiamo assolutamente dentro chi cavolo ci fosse, quindi è tutta una montatura, come vedremo fra qualche istante. Bene, da lì, dalla stanza della regina, partono altri 2 shaft, cioè 2 buchi, che però non escono all'esterno come i primi 2, proprio non se ne perdono le tracce. 2 robottini, uno è andato a destra, l'altro in una missione precedente è andato a sinistra, e recentemente ne sono state pubblicate 56 fotografie del passaggio di questo robottino là dentro verso lo shaft nord. Si vede chiaramente che sia a sud che a nord questi 2 buchi finiscono con un tappo
che chiaramente prevede che qualcuno quel tappo ce l'abbia messo. Quindi se c'è un tappo, facciamo la ricerca del buonsenso, ci deve essere qualcuno che dall'altra parte ce l'ha messo sto cazzo di tappo. Quindi vuol dire che c'è una stanza nel punto numero 2 ed una stanza nel punto numero 1 che peraltro è stata trovata dalla spettroscopia muonica. A che cosa cavolo servono queste stanze? Probabilmente, dal mio punto di vista, servono per collegare gli shaft in basso della stanza della regina con gli shaft in alto della stanza del faraone. Quindi, quando l'acqua entra, riempie la stanza del faraone, che si riempie fino all'altezza della vasca, non facendo straboccare l'acqua dentro, e nel frattempo si riempie anche fino a una certa altezza la stanza in basso. Nel frattempo l'acqua della stanza in basso della regina, salendo, si collega con lo shaft in alto. Praticamente si crea un tubo di quinche, si chiama così, per cui tutto quello che accade vibratoriamente parlando, come vibrazione nella stanza in alto, viene con l'acqua, 1400 metri al secondo, passato nella stanza in basso. A questo punto interviene quello che viene chiamato lo Z. Lo Z, se voi lo guardate bene, è una stanza strana costruita in modo tale per cui ha un filtro passabasso. Cosa vuol dire? Perché me ne sono accorto? Me ne sono accorto perché i pietroni dei 5 livelli che vengono messi in situ sono sotto lisci, sopra si dice schiccherati in Toscana, cioè fatti male. Perché? Perché quello che succede è che la grande piramide è una macchina gigantesca che viene sbattuta dal vento. Il vento produce su questa pietrona gigante una vibrazione che è bassa perché dipende dalla massa della piramide. Questa vibrazione entra dal tetto, diciamo, di quello che viene erroneamente chiamato Z e viene portata in basso. Questi pietroni hanno il compito di far passare, selezionare le vibrazioni di bassa frequenza, mentre quelle di alta frequenza, proprio perché è schiccherata la superficie del pietrone, hanno la probabilità, si dice così, di essere buttate fuori. In parole povere, nella stanza centrale c'entra una frequenza di circa 32,8-32,9 Hz. E questa era esattamente la frequenza alla quale il computer ci dice, con le misure di quella stanza, che quella stanza entra in vibrazione. Queste misure sono quelle che mettono in vibrazione, guarda caso, anche sto caspita di sarcofago, che è un pezzo solo di granito, che ha delle dimensioni precise che dipendono da 3 cose, che sono 432, un numero incredibile perché l'universo è costruito sul 4 e 32, la costante di struttura fine dell'universo, il pi greco e la sezione aurea. Calcolati fino alla quinta cifra dopo la virgola. Perché solo lì? Perché non si può misurare con precisione con un metro o con un'apparecchiatura di vario genere, insomma, dopo la quinta cifra, dopo la virgola si perde il significato, invece pi greco ha miliardi di infiniti numeri dopo la virgola. Che cosa sta succedendo? Qualcuno viene messo nella vasca del faraone e quando tutto è pieno d'acqua, la frequenza entra di 32 Hz, entra nella vasca e nella vasca viene estratta la frequenza dai calcoli che poi vengono riportati sul libro, ora non ci perdiamo tanto tempo, 3,89 Hz, fino ad arrivare quindi a 128 Hz perché è il prodotto delle due cose. C'è una portante, i 30 Hz sono una portante dei 3,89 Hz che fanno vibrare la vasca vibra e nell'acqua questa vibrazione viene trasportata attraverso il tubo di quinche nella stanza successiva, in fondo. No? 1400 metri al secondo, pensate, nel granito sono 4000 metri al secondo il suono, quindi
il filtro passabasso funziona benissimo ed è per questo che è costruito in granito. Quando la frequenza arriva nella stanza in basso, laggiù in fondo, la vedete in basso a sinistra, si scopre che dentro, in fondo, la stanza è chiusa in questo momento, poi vi dirò come, quindi è stagna, tenuta stagna. In fondo c'è una specie di buco nel muro. Questo buco nel muro nessuno sa che cosa serve, viene chiamata nicchia, ma questa nicchia ha delle dimensioni precise che nel libro si vede, sono state messe in relazione a la cassa armonica di un'arpa. Fate finta che sia una cassa, è uno strumento musicale. Si dimostra che, e si vede dalle fotografie che io ho pubblicato nelle altre conferenze che ho fatto, che Zaki Hawass ha furbescamente manipolato il pavimento della stanza cercando di modificarlo, facendo quindi scomparire quelle tracce che facevano vedere che davanti a questa nicchia c'era probabilmente di legno uno sbarramento. L'acqua con la vibrazione dei 128 Hz passa davanti a questa nicchia, è come suonare un'arpa, e l'arpa, cioè il suono, i 128 Hz, entrano nella nicchia, vengono amplificati, e accanto a questa cavolo di nicchia, sulla destra, in basso, ora qui non si vede, ma lo potete vedere nelle altre conferenze che ho fatto prima, c'è nel pavimento un buco rotondo che fa vedere, perché c'è anche attaccato alla parete una cosa così, una specie di nicchiettina piccolina, c'è una specie di canna d'organo, noi diremo così, un cilindro che probabilmente, siccome non se ne trova più traccia, era di legno. Cilindro che ha la stessa grandezza, diametro, guarda caso, dell'entrata, cioè del buco del cunicolo che porta qui, perché sennò non ce lo potevano mettere dentro, evidentemente. Questo cilindro che cosa fa? Risuona come una frequenza precisa, e quindi la persona che si trova all'interno di questo sarcofago riceve i 3,89 Hz che si staccano dalla parte di sopra. Quindi, secondo la nostra teoria, ve la faccio in breve, chi si sedeva nella stanza del faraone era un povero disgraziato nutrito di anima, cioè con parte animica. La parte animica, per altri lavori che avevamo fatto in precedenza, sembrava vibrare proprio a 3,89 Hz, questa parte animica veniva staccata, veniva portata con questo trucco in basso nella stanza erroneamente chiamata stanza della regina c'era invece il faraone, che si prendeva questa parte animica e veniva rigenerato. Cioè noi ritrovavamo in modo incredibile e del tutto imprevedibile, io trovavo gli stessi risultati che avevo ritrovato nello studio trentennale sui fenomeni aerei anomali, sugli alieni così chiamati, venivano fuori dalle ipnosi regressive che avevo fatto tanti anni fa, la stessa identica cosa. Questo sicuramente non era un caso. Il problema era che il faraone così riviveva. Se voi andate a vedere quanto vive il faraone, lo vedete nelle conferenze precedenti, vedete che il faraone Dio viveva più di 3000 anni, poi il faraone semidio viveva 1500 anni, il faraone uomo viveva 300 anni, e poi piano piano non si riusciva più, i faraoni non riuscivano più a ottenere questo tipo di operazione, ma questo lo vedete nelle altre conferenze. Si tratta di, a questo punto, il faraone che non voleva morire si era curato, ora bisognava togliere l'acqua per far uscire il faraone. Come si fa? Allora, pensate che la piramide è come un impianto industriale, l'acqua si toglie sempre dall'alto, tutto parte dall'alto, mai dal basso. Quindi si prende la stanza erroneamente chiamata la stanza del faraone, e si apre, vedete in alto a destra, una paratia. Questa paratia che si apre, vedete ci sono i segni delle corde, le scannellature nella pietra delle corde che venivano tirate su, e c'è una pietra fissa ancora lì che è rimasta, dove dietro si mettevano degli operai che tiravano con opportune pulegge, di cui ci sono ancora le scannellature nella roccia, tirava perché si alzassero queste paratie.
la pietra serve perché quando alzi le paratie l'acqua esce con una pressione elevata perché è tanta roba, e questi operai, se non avevano quella pietra lì, venivano schiacciati contro il muro. La acqua esce e va nella galleria, nella grande galleria, che è quella cosa che vedete inclinata, e a 2000 km all'ora, giù. No, per evitare questo si fa una cosa fondamentale: la galleria viene fatta a scalini, così l'acqua casca sempre alla stessa velocità. Pensate, furbi loro sono. Poi Zakiawas ha coperto gli scalini con dei pezzi di legno per non farli vedere, ma questo è un altro paio di maniche. L'acqua non arriva in fondo, ma si ferma a una certa altezza perché ci sono dei tappi. I tappi sono 3 pezzi di granito che sono stati ritrovati alla fine, in fondo, cioè praticamente alla fine del percorso. Si sono incastrati lì, sono caduti lì violentemente, perché c'è un motivo perché sono caduti lì. E sono 3. Questi tappi venivano fatti correre lungo questi tubi di pietra e venivano posti in modo tale che l'acqua non uscisse fino in fondo, si fermasse nel punto A4, nel punto 4, e cadesse in fondo, passando attraverso una cosa che si chiama il grotto, cioè una grotta scavata a metà del percorso per poi arrivare in fondo, dove c'è la famosa, in fondo in basso, la stanza non finita. Cazzo, ma questi avevano avuto 4.000 anni per finire sta stanza, non è che ci avevano poco tempo. Perché in 4.000 anni non l'hanno finita la stanza, come dicono gli egittologi? Perché la stanza non doveva essere finita, andava bene così come era fatta. Lo vedremo fra un attimo nella vera conferenza, perché questo è solamente un riassunto delle puntate precedenti. L'acqua scendeva perché nel pozzo c'è, nella stanza non finita c'è un pozzo in verticale che non è stato scavato, ma si vede benissimo che va in giù, e che riportava l'acqua sicuramente al Nilo, quindi non si spreca nulla. Poi si doveva far uscire l'acqua dalla stanza della regina, quindi la stanza della regina è collegata al punto numero 4 da un corridoio orizzontale, che non è orizzontale, ma dicesi è inclinato con pendenza idraulica, cioè poco, 0,004%, come nei nostri acquedotti romani. Lì dentro c'è un pietrone, questo pietrone viene tirato fuori, uno dei 3 pietroni, viene portato nel punto numero 4. Nel punto numero 4 ci sono delle pulegge di legno di cui si vedono ancora gli incastri nei muri. Questo pietrone veniva alzato, l'acqua usciva e attraverso il solito percorso finiva in basso, passando attraverso il grotto, che poi vi faccio vedere meglio, e scendeva e tornava al Nilo. Però così non si svuota tutta la stanza della regina, perché la stanza della regina c'ha uno scalino, lo vedete lì in piccolo, in basso a sinistra, quindi si svuota fino a un certo punto, poi l'acqua che c'è lì, oltre lo scalino, non riesce a uscire. Bene, si scopre che ci sarà un buco nel pavimento, un tappo proprio da stappare, che permetterà all'acqua, attraverso un condotto che porta dalla stanza della regina al grotto, guardate che sono uno sotto l'altro, direttamente dove deve uscire l'acqua. E nella stanza non finita, sotto, c'è un buco nel pavimento tappato che si vede chiaramente corrispondere, probabilmente, e ora è pieno di detriti, al buco del pavimento della stanza della regina. Benissimo. A questo punto bisogna svuotare la grande piscina. La grande piscina si svuota perché nella stanza in basso, vedete che c'è la stanza non finita, qualcosa, eccolo, aspetta, ve lo indico con qui, questo cosino qui. Questo dove cazzo volete che andasse, se non qui, a stappare
l'acqua che c'era nella grande piramide e fargli fare il solito percorso, per cui questa sarebbe uscita e tornata al Nilo. Questo era il risultato della situazione. E questo è quello che voi trovate in queste diverse diapositive, dove sono tutte uguali, ma cambia la scritta per farvi con calma a casa leggere tutte le cose. Vedete? E di questo si trovano le tracce, cioè il passaggio dell'acqua si vede chiaramente nella piramide. In alto a sinistra il buco, cioè lo shaft, da cui entra l'acqua. Lo vedete come è fatto? Sapete cosa dicono gli egittologi? No, sono stati i tombaroli che a picconate hanno preso questo buco per vedere se lo allargavano e dentro ci fosse stato un tesoro. Out of mind. No? No, quella è proprio l'acqua che ha corroso quella cosa lì e ha portato via pezzi di granito. E ci sono tracce di acqua, vedete, in basso a sinistra, lo vedete come è fatto sto buco? Si vede che l'acqua l'ha portato via dei pezzi, così come negli altri 3 shaft si vede chiaramente che sono shaft in cui l'acqua è passata e ha corroso le pareti. Ma non solo, guardate lì a metà, in alto, nel mezzo, quella cosa lì è il grande scalino, che ora non si vede più perché Zahi Hawass lo ha coperto, della prestanza dell'imperatore, del faraone. E qui abbiamo il grande verso di noi, che viene verso di noi, la grande discesa dell'acqua della grande galleria. Lo vedete quello scalino lì come è stato ridotto? È evidente che c'è passato un casino di acqua lì, no? Non è che non c'è un'altra spiegazione. E infatti gli scalini, ed ecco perché ci sono gli scalini, lo vedete a destra in alto, a sinistra e a destra di questi scalini c'è un passaggio dove lavoravano gli operai che non mettevano i piedi nell'acqua perché l'acqua usciva di qui, perché sennò sarebbero stati travolti dall'acqua. Questi scalini si vede che sono stati mangiati dall'acqua. Come l'acqua veniva portata a 78 metri, questo è il famoso disco di Sabu, è stato trovato in una tomba di questo signor Sabu, si vede chiaramente è un disco di scisto, cioè una pietra fortissima, durissima. Noi non avremo la capacità di farlo, quel pezzo lì, unico, solo, è stato scavato in un modo incredibile, andate a vedere le fotografie anche sul libro, o nella, mi sembra, nella prima conferenza fatta con Graham Hancock, vedete tutte le posizioni e capite che chiaramente noi non abbiamo la tecnologia per farla quella cosa lì. Quella cosa è un'elica che, posta in verticale, produce una spinta dell'acqua dal basso verso l'alto per tutta una serie di motivi idrodinamici che ho spiegato nel libro. Ovviamente nessuno sa di che cosa si tratta e qualcuno ha pensato di dire è un'incensiera. Ecco, è il buon senso che ti fa rispondere così, capito? Ma mi pigli per il culo? Guardate, nel corridoio orizzontale che aggancia, porta la stanza della regina al punto numero 4, ci sono innanzitutto, vedete, queste cose attaccate al muro che sono pezzi di granito che escono, che servivano a metterci delle tavole sopra, perché quando si svuotava la stanza della regina, gli operai non potevano mettere i piedi nell'acqua e camminavano sopra queste cose di legno. Guardate la freccia, lo vedete quello lì? Ecco, quello lì è il famoso buco tappato ora, che serviva a portare a svuotare completamente la stanza della regina dall'acqua. E qui c'è tutta un'altra serie di particolari che però io oggi non è il momento di parlarne. Noi nello stesso modo più o meno siamo sempre presi per il culo. Grazie.